Siamo ripartiti da Tangeri e pensavo tornassimo a casa arrivando direttamente in Italia. Invece ci ritroviamo in un altro paese e dai colori della costa mi sembra proprio la Grecia. Manca poco allo sbarco e mentre torniamo in cabina ho il tempo di pensare a cosa potrebbe essere andato storto. Insomma, dopo tutto questo viaggiare intorno al mondo, ancora ci ritroviamo in un paese a noi sconosciuto, senza sapere come ci siamo arrivati. Probabilmente non è ancora ora di tornare a casa. Siamo al porto, cerchiamo di capire dove siamo arrivati. Adesso magari chiediamo a qualcuno. C'è un ragazzo con un cane, c'è un ragazzo con un lupo. No, non è possibile. Hey man, excuse me, it's a Jack Wolf. Speak Italian? Sono italiano, sei italiano? Sì, diciamo che sono greco e parlo un po' di italiano. No, Inizio a salutare, guarda chi c'è. Guarda chi c'è. È un amico. Ciao, un ciao. amico. Ascolta, faccio... Assurdo, ma al porto di Patrasso abbiamo incontrato Costantino e il suo lupo Wallace, di ritorno da un viaggio in Italia. Prendiamo subito confidenza, vista la passione per i lupi. Stavano cercando un modo per arrivare ad Atene, ma trovare un passaggio con un lupo al seguito non è facile. Mi offro io e al volo me li ritrovo entrambi sul mezzo. Ma quindi tu parli greco? Certamente. Io Ah, fantastico, ok. Allora facciamo così, guarda, siccome io sono capitato qua per sbaglio. Vuoi che ti faccia vedere qualche isola carina? Dai, ci sto, ok. L'andata. Mamma mia. Quante probabilità c'erano di incontrare qualcuno con un lupo cecoslovacco? Bene, anche qui in Grecia riusciamo a trovare qualcuno con cui viaggiare. La cosa interessante è che Costa, essendo d'origine greca, può aiutarci a capire la lingua e consigliarci i posti da visitare. Magari non troppo turistici, diciamo sullo stile dei nostri viaggi. Prima tappa, Atene. Non mi aspettavo una città di questa grandezza. Le sue dimensioni sono sconfinate se paragonate alla città in cui vivo. Conta più di 4 milioni di abitanti. Non vedo l'ora di vedere i resti dell'antica Grecia e il Partenone. Saltiamo le classiche visite guidate e in volata Costa ci porta sull'Acropoli. Finalmente vedrò coi miei occhi quello che di solito si studia solo sui libri di storia dell'arte. Seguo Costa che sembra conoscere bene questo posto. In effetti mi racconta che quando era bimbo era solito venire a giocare ai piedi di questo colle assieme ai suoi amici. Mentre arriviamo in cima, Lutine e Wallace incontrano una tartaruga di terra. Che stile! Sulla collina delle Muse il panorama è pazzesco. A 360 gradi la città di Atene. E in lontananza il maestoso Partenone, gioiello dell'Acropoli. Siamo venuti sull'Acropoli con Costa che ci mostra questa parte della Grecia di Atene antica. Sta spiegando per l'ennesima volta, perché ci fermano tutti, che il lupo cecoslovacco ha una percentuale di lupo nel sangue e una percentuale di pastore tedesco. Άμα είσαι Έλληνας και θέλει να παντρευτεί σε αυτή στην εκκλησία, είναι πάρα πολύ ωραία γιατί η κοπέλα πρέπει να περπατήσει μέχρι στην Ακρόπολη, μέχρι εδώ με τα πόδια. Και όλο το δρόμο είναι με πεταλούδε, με λουλούδια, πάνω, κάτω, όλο μπροστά. Και πρέπει να περπατάει μέχρι εδώ και μέσα χωράνε 30-40 άτομα, όχι παραπάνω. Και είναι φανταστικό, γιατί εκεί πάνω μετά μπορείς να πας να δεις που έχει μένει ο Σόκρατες και παρακάτω από εκεί έχει όλη τη θάλασσα, μπορείς να βλέπεις όλη στην Αθήνα. Είναι σαν να παντρευτείς 2 φορές, 3 φορές, 4 φορές. Ma ormai è giunta l'ora di andare. Io a morire e voi invece a vivere. Ma chi di noi vada verso ciò che è meglio è oscuro a tutti, tranne che al Dio. Questa è la frase finale di un concetto che Socrate espresse proprio qui, nella cella che accolse le ultime ore della sua vita. Grandioso.
Il resto della storia non lo conosco molto bene, ma almeno mi conforto con un'altra delle sue frasi topiche. Io so di non sapere. È strano pensare che qui dentro c'era rinchiuso Socrate, un personaggio così particolare, famoso, era rinchiuso proprio qui dentro. Purtroppo siamo arrivati fin su, ma al Partenone con il cane non si può accedere. Quindi adesso facciamo un'altra strada, andiamo a visitare un altro tempio. Ripartiamo da Atene per andare a visitare Capo Sounion, dove si trovano i resti del tempio di Poseidone. Costa ce lo consiglia perché fa parte del patrimonio di monumenti greci da visitare assolutamente. Dista circa 50 km dalla capitale, è situato su di una piccola collina e domina il mare. La leggenda contenuta nell'Odissea narra che Egeo, re di Atene, si gettò da questo promontorio nel mare e da allora queste acque presero il suo nome. Il tempio ha un'architettura tipicamente dorica, con 6 colonne sulla facciata. Delle 42 colonne originarie ne restano in piedi solo 18. La sua posizione panoramica a picco sul mare lo rendeva ben noto ai viaggiatori. Il giorno dopo proseguiamo il nostro viaggio verso il mare e Costa ci consiglia di imbarcarci su di un piccolo traghetto veloce in partenza dal porto del Pireo che ci condurrà nelle isole Cicladi, un piccolo arcipelago in mezzo al mare Egeo. Siamo sul traghetto che ci porta a Milos. Più o meno il viaggio durerà 5-6 ore. E appena sbarchiamo dobbiamo trovare il posto per fare campo. Sul traghetto conosciamo un tizio americano in vacanza con il suo piccolo amico peloso Curly. Un cagnolino abituato a viaggiare come Lutien, sempre dietro al suo padrone, in giro per il mondo. Siamo scesi un attimo nella stiva per prendere le parti delle apparecchiature video e il mare ha cominciato a essere veramente arrabbiato, c'è un rollio, un beccheggio incredibile. Adesso dobbiamo ritornare nei ponti di sopra e ci sarà da ridere. In effetti vedete, Async balla in un modo assurdo, hanno dovuto addirittura legarla. Non è rimasto più nessuno e adesso scappiamo di sopra anche noi. Lo sbarco al porto di Milos è stato ancora più impegnativo del viaggio in sé. Mentre Costa mi precedeva scendendo a piedi, la cima di attracco del traghetto si è spezzata, rendendo inagibile una delle 2 pedane di discesa dei mezzi a motore. Siamo stati costretti a fare un giro completo nella baia, per poi riattraccare al molo e sbarcare in tutta sicurezza. Siamo sbarcati a Milos, sono le 7, quindi il traghetto è in orario. Entriamo verso la parte sud-ovest dell'isola e da lì dovrebbero esserci dei sentieri sterrati che ci portano ad alcune spiagge dove in teoria non ci dovrebbe essere nessuno. Poi è un mese particolare questo, il turismo non è presente, quindi dovremmo riuscire a fare dei bei filmati. Subito cerchiamo una strada che ci porti verso il primo campo notturno e chiediamo a Costa cosa fare. La costa è la parte più ovviamente popolata. Se però vuoi iniziare ad esplorare, ci sono tanti sentierini che entrano, ma tu non li vedi. È l'unica strada che porta a quel paese, okay. Cioè non ce ne sono altre. Qua è dove siamo arrivati. Finalmente un po' di relax. Io, il mio lupetto e 2 amici, Costa e Wallace, in una località a dir poco spettacolare. Devo dirvi che spostarsi in giro per il mondo con un cane è spesso impegnativo e difficile. Molti dei posti nei quali ci rechiamo sono pieni di ostacoli e diffidenza. Se poi ci aggiungi che la razza è un cane lupo cecoslovacco, la cosa si complica ancora.
Ma quando arriviamo in luoghi come questo tutto passa, qui tutto rallenta e combatto le fatiche e i problemi quotidiani con il silenzio e la tranquillità. Musa in questo mi aiuta molto, lei è più di un cane per me. Lei è i miei occhi, il mio naso e il mio cuore. Condivido con lei tutto, specie i viaggi, ma in effetti la vita di tutti i giorni, che spesso cela piccoli inconvenienti. Sembra che una vespa o comunque un insetto abbia appunto la bocca a Wallace e gli sia gonfiato in un modo particolare. Mi sono accorto che durante i nostri viaggi possono accadere situazioni di emergenza a cui far fronte. In questo caso sembra solo una puntura d'insetto, ma per il futuro ho deciso di chiedere a un medico veterinario. Se vogliamo partire per un viaggio avventura con il nostro cane, è bene che ci portiamo dietro un kit di primo soccorso. Innanzitutto, per eventuali ferite è bene portarsi dietro un buon disinfettante, quale l'acqua ossigenata, una pomata antibiotico cicatrizzante e l'occorrente per fare una fasciatura. I cambi d'ambiente possono portare disturbi gastroenterici nel nostro cane. È bene avere con sé dei buoni fermenti lattici e, se questi non sono sufficienti, anche un antibiotico per l'apparato gastroenterico. È essenziale avere con sé anche un antibiotico ad ampio spettro per tutte le altre eventuali infezioni. È comunque sempre buona norma, se fosse possibile, chiedere al veterinario curante un consiglio sul da farsi. Anche per il nostro pranzo abbiamo bisogno di un vero e proprio kit da cucina. Il fornelletto a gas, pentole e posate, fornelletto elettrico, rotolo di carta, lampada neon, estintore, sgabello e ovviamente cibo e acqua in abbondanza. Ma chi ti fa ancora un sugo così? Abbiamo deciso di accendere un fuoco stasera perché oltre a scaldarci ci fa sentire un po' a casa. Abbiamo creato una specie di nicchia con delle pietre, visto che il vento è abbastanza forte. Il fuoco è finito, abbiamo sparso un po' le braci per non far sì che prenda fuoco magari con qualche zampillo latero. Sono giornate dure, impegnative, con 2 lupi. E per una stupidata Wallace si è fatto veramente male perché ha la faccia veramente gonfia. Speriamo che non sia nulla di grave, così domani gli passa e torna al lupo di sempre. Sembro io. Abbiamo la necessità di riempire la tanica d'acqua per stare in giro ancora qualche giorno, e allora Costa dice che ci sono dei posti dove si può andare a chiedere l'elastico dell'acqua. Sì, στα σπίτια, στον δρόμο. Είναι στον δρόμο αυτό. Πιστεύω να σας δώσουν αυτή τα ελάστικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Oggi per pranzo ci concediamo il lusso di un ristorante lungo il tragitto, nei pressi di Palio Cori, direttamente sulla spiaggia. Come vuole la nostra tradizione dei viaggi con Lúthien, ci siamo fermati in un ristorantino tipicamente turistico per degustare la parte culinaria dell'isola. Scegliamo. No problem. Ci siamo fermati in quest'altra spiaggia. Qui non ce n'è una più brutta, una più bella, sono tutte fantastiche. Abbiamo deciso di fare campo qui stanotte perché è un posto dove
Non viene nessuno ed è bellissimo, così domani ci svegliamo e possiamo fare ancora il bagno. Sì, in effetti. Quello che ci concediamo stasera è più di un campo. È una cosa spettacolare. fenomenale. Siamo riusciti a parcheggiare il Defender direttamente sulla spiaggia e questa notte stiamo qui. Adesso ci faremo una sana pasta al pesto. I lupi sono qui con noi, meglio di così. La giornata è finita, i lupi come al solito sono cotti, anche noi un pochettino. Giusto perché sta dormendo vi faccio vedere i denti di un lupo cecoslovacco. Guardate la lunghezza. Col risveglio alla mattina con i lupi. Ciao lupi, ciao. Dopo la sveglia burrascosa dei nostri lupi, ci prepariamo una colazione in riva al mare e subito dopo non resistiamo alla tentazione dell'ultimo bagno a Platina. Ma come siamo arrivati fin qui, in questo posto, su quest'isola, in questa spiaggia? Ah sì, Alex e la spedizione, la scatola. A volte mi sembra di vederla dappertutto. Venite qui, dai! Andiamo! Dedichiamo una parte della mattinata alla visita del Museo Minerario di Milos, dietro Consiglio di Costa. Il museo archeologico fu fondato nel 1985 in un bellissimo palazzo in stile neoclassico. Al suo interno il percorso mostra la formazione vulcanica dell'isola fin dall'inizio del periodo neolitico, attraverso tavole luminose e proiezioni di filmati in lingua inglese. Il museo descrive come agli inizi del Novecento i minatori locali estraessero la bentonite, un particolare minerale di derivazione vulcanica che viene utilizzato in diversi campi, dall'edilizia alla farmaceutica. Cammino al suo interno immaginando la bocca del vulcano vista dall'alto e rimango impressionato dalla moltitudine di pietre minerali di cui è composta l'isola. Trovo la visita interessante e alla fine del giro voglio lasciare anche un piccolo segno del nostro passaggio. Ecco qui. Sarakiniko. Wow, sembra un enorme canyon. Sempre più spettacolare questo posto. Faccio vedere dove siamo arrivati. Siamo arrivati a Sarakiniko, nella parte nord di Milos, dove il vento forte ha levigato per migliaia di anni queste rocce, facendo loro assumere un aspetto quasi lunare. Sembra in effetti di stare all'interno dei crateri del nostro satellite. Pazzesco! Siamo solo di passaggio, ma non resistiamo alla tentazione di buttarci da queste alture, che in alcuni punti sembrano arrivare ad una decina di metri. Ripartiamo da Sarakiniko con i nostri lupi verso una delle ultime mete di questo viaggio e un po' sentiamo il dispiacere farsi spazio tra le gioie vissute in questi giorni di vacanze inaspettati.
l'isola di Milos. Milo in greco. È un'isola non tanto turistica, perlomeno in questo periodo dell'anno. La densità di popolazione è veramente nulla. Rispetto anche alle altre isole, chiaramente le mete prescelte dai turisti sono le classiche Mykonos, Santorini. Allora, spiaggia di Areti, che si pronuncia? Arethi. Arethi. Non tutte le spiagge di Milos si possono raggiungere in auto, arrivare direttamente sulla spiaggia. Alcune bisogna lasciare parcheggiato qualche centinaia di metri il mezzo più in là e fare una bella camminata. Questa parte dell'isola è quasi priva di vento e di conseguenza il mare risulta molto calmo e silenzioso. Probabilmente i pescatori sfruttano questa caratteristica per pescare. Incredibile l'erosione del mare, come rende tonde e levigate queste rocce. Penso che questi chiodi servano per pescare. Attaccano una lenza, la lasciano in acqua per 8 ore e qualcosa prima o poi è bocca. È pieno, tutta la scogliera è disseminata di chiodi. Qualsiasi cosa è buona da addentare, eh? Sì, vero. No, non mangiarlo, Tato, non mangiarlo, no? Perché abbiamo capito che ogni cosa che sa di marcio e putrido per il lupo cecoslovacco è nutrimento. Siamo curiosi di recarci sul sito di ritrovamento della famosa Venere di Milo, che fu scoperta, divisa in 2 parti e poi ricomposta nel 1820 da un contadino dell'isola. Oggi quest'opera ellenistica si trova esposta nel Museo del Louvre di Parigi, a seguito del riconoscimento della sua bellezza da parte di Re Luigi XVIII di Francia. Il sito archeologico appare in completa ristrutturazione, ma è comunque ricco di storia e bellezza. Le strutture che lo componevano sono oggi disposte in maniera sparsa sul terreno, in attesa di essere assemblate per ricostruire parte di questo anfiteatro. L'ultima destinazione del nostro viaggio è a 748 metri sul livello del mare, il monte Prophitis Elias. La strada sterrata che lo raggiunge è un vero e proprio sentiero panoramico e nel percorrerlo ci godiamo al massimo il suo splendore. Devo dire che nell'ultimo tratto la pendenza è da brivido. Siamo arrivati fin su alla più alta vetta dell'isola di Milos per farvi vedere un panorama assolutamente incredibile. Dopo aver visto un panorama come questo, tutto un posto come questo, tutta l'isola nella sua bellezza, le spiagge, il monte, penso che continuerò a viaggiare finché la Sync ci porterà in giro e finché riusciremo ad andare in giro per arrivare in posti come questo. La cosa più bella di questa vacanza? Che ho imparato il greco. Ma dai! Yasu fille, gara popolo segatriare. Vai Costa. Metti il piede lì in quel buco a forma di zoccolo di gnu. Ma lì dai, nella vertebra a forma di moffetta. Questa spiaggia è famosa perché è fatta completamente di conchiglie, si dice, e non è assolutamente vero perché sono sassi, quindi apre chiave.